Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta del mago, amici del cancro. Può essere un momento di nuovi inizi o di azioni determinate con intenzione che andrete a fare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. È tutto sotto in descrizione comunque. Allora, partiamo con un re di coppe, asso di bastoni, il carro, abbiamo un 10 di spade, 3 di bastoni, 3 di pentacoli e il mago un'altra volta, che qui in questo mazzo la bruja sarebbe la strega, il mago l'alchimista. Va bene, comunque, allora ragazzi, adesso andiamo a vedere qual è lo sviluppo energetico del periodo, ed è inerente alla vostra energia. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere poi, se aveste una persona di interesse, andiamo a vedere lo sviluppo energetico di questa persona e lo confronterò con il vostro. Allora, partiamo da questo re di coppe, che potrebbe effettivamente essere una persona che gira già intorno a voi, che avete già adocchiato. Regina di coppe, 9 di coppe, 2 di coppe. Quante coppe? Io credo che ci sia già qualcuno per molte persone, e se non fosse così, sento che a luglio ragazzi, re di coppe, regina di coppe, 2 di coppe, e c'è anche un 2 di pentacoli tra le altre cose. Quindi ho come la sensazione che incontrerete una persona che in questo punto della lettura, poi andiamo a vedere come si sviluppa, però potrebbe sembrare la persona dei sogni, dei propri sogni, una persona con la quale si parla la stessa lingua, c'è un punto di incontro, c'è rispetto, c'è reciprocità. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Perché anche l'asso di bastoni mi richiama un po' l'energia del mago, è il fare un'azione di tipo concreto, un'azione determinata, e con questo 10, con questa torre, sento che si tratterà un po' di tagliare la testa al toro, secondo me. Potreste come... Io ho come la sensazione che potreste iniziare a flirtare con questa persona o a mandare segnali o cercare comunque in qualche modo di coinvolgere la persona in qualche attività per, sì, per chiudere questo capitolo di gioco, questo capitolo che non lo so, come la sensazione che voi vediate questa persona
o sì, potreste vedere la persona in modo romantico, la relazione che potrebbe svilupparsi potrebbe essere molto romantica per voi. Se non avete ancora nessuno, potrebbe essere che la vostra idea di relazione è molto romantica, però qui ho anche la sensazione che dovrete lasciare indietro certe aspettative, certe responsabilità, ehm, che potrebbe essere il faccio qualcosa, butto l'amo e vediamo come risponde l'altra persona. Cioè io ci provo e poi non mi faccio troppi problemi di come va o la spacca. La sento un po' così. Vi dico che essendoci un asso di bastoni può anche essere un incontro intimo con qualcuno, anche perché qui vediamo che effettivamente potrebbe esserci ehm, già questa persona. E se non c'è, secondo me arriva subito all'inizio di luglio. Andiamo a vedere il carro. Quattro di coppe, imperatore e 6 di pentacoli. E che io credo che qua darete come un input all'altra parte e poi è come se steste ad osservare. È come se stesse ad osservare come si evolvono gli eventi. Mm, io sento che, avendo sia il 6 di pentacoli che l'imperatore, voi state puntando a un qualche cosa di serio, a un qualche cosa di stabile, a qualche cosa che sia duraturo. E qui vi dico, non vi nego che per qualcuno potrebbe essere anche la fine di una vecchia conoscenza che aveva un potenziale, però è come se, perché la torre non vi posso negare che comunque è la rottura di qualche schema, eh. Credo che ci sia un sentimento profondo o che possa nascere un sentimento molto profondo tra voi e questa persona e per qualcuno vi dico che quando arriva il momento dell'atto sessuale vi cascano un po' le braccia. Ho come questa sensazione. O qualcuno potrebbe rendersi conto che è solo un divertimento, non è come l'avevate pensata, non può svilupparsi probabilmente. Andiamo a vedere questo 10 di spade. 2 di spade e 8 di bastoni. C'è come qualche cosa con questi due 10 e la torre che dovete lasciarvi indietro. Allora, qui abbiamo un 2 di spade, potrebbero essere dei dubbi. Perché? Perché qui avete un 4 di coppe e non state vedendo completamente tutto. Ma giustamente con questo carro al contrario siete lì fermi nella vostra posizione. Cioè siete un po'. Sento quell'energia che dice è troppo bello per essere vero, qualche cosa sicuramente ci deve essere. Meglio smettere prima di trovare nuove sorprese, o meglio definire le cose, meglio fare qualche cosa in merito, cercare, come dire, un accordo, un contratto, di definire qualche cosa, di capire, perché in questo momento non si capisce ancora da che parte va la relazione o la conoscenza, potrebbe essere. E quindi c'è come bisogno di capire se può diventare una cosa stabile o no. Il problema è che non vi sento così sciolti nella comunicazione, cioè probabilmente sono temi di cui fate fatica a parlare o che non sapete bene come impostare o magari l'altra persona potrebbe svicolare. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché qui c'è come un movimento in avanti effettivamente. Abbiamo la forza e un 3 di pentacoli che avete qui. È come se doveste lavorare sulla visione al futuro, perché qua avete sia un 2 di spade che è. Ragazzi, mi rendo conto adesso che non vedete un tubo. Datemi un secondo, così è meglio, eh?
avete questo 2 di spade e il 4 di coppe che mi dicono che c'è qualche lato, qualche angolo, qualche questione che non riuscite a vedere o magari di cui non riuscite a parlare. Potrebbe esserci qualche cosa che fate fatica a lasciare andare ed è per questo che non vi sentite come pronti a costruire. La voglia ci sarebbe, però cercate ancora conferme su quanto possa essere stabile la situazione, la relazione, la persona, quanto possano essere, diciamo, simili i valori e gli obiettivi, i punti di arrivo. Qui il punto è iniziare a vedere ad un futuro un po' più lontano, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. 4 di bastoni e 7, e 7 di bastoni. Cioè la sensazione qua è che dobbiate iniziare a fare cose con questa persona. In questo senso c'è la necessità di vedere al futuro e non tanto il pensare già a stabilirvi, pensare già ad avere una casa, come potrebbe essere la convivenza, queste cose qua. Iniziate come a vivervi la relazione, fare cose insieme, condividere spazi, parlare di quelli che sono i vostri sogni nel cassetto. Perché sento che effettivamente con questo 3 di pentacoli qualche cosa si può costruire, non è ancora chiaro, definitivo, stabile, però c'è un buon potenziale. Ma è come se si dovesse iniziare a mettere i mattoni della base, ecco. Andiamo a vedere questo mago finale perché qui è come se ci fosse un passo in avanti, abbiamo un 9 di spade, un cavaliere di spade e la giustizia. Io sento che nonostante le preoccupazioni, nonostante quello che potrebbero essere i dubbi o le cose poco chiare, inizierete con decisione questa nuova relazione, conoscenza, potrebbe essere, cioè deciderete di andare avanti con questa persona fondamentalmente e anche con una certa determinazione, devo dirvi, con questo cavaliere di spade e con la giustizia potrebbe essere proprio un delimitare i confini, ok? Quello che qui poteva essere un vostro desiderio, una vostra necessità, diventa qualcosa di, diciamo, concreto perché inizierete a stabilire le regole del gioco, ragazzi. Ok, andiamo a vedere l'evoluzione della vostra energia di interesse, poi cercherò di incastrare le due letture. Regina di denari, 6 di bastoni, 8 di bastoni, ho anche la sensazione, ragazzi, che qui qualcuno possa lasciare indietro come degli obiettivi che in realtà sono obiettivi che risalivano al vostro passato. Cioè magari 10 anni fa il vostro obiettivo era comprarvi la villa, che ne so, adesso il vostro obiettivo è piuttosto andare a vivere all'estero. Cioè, per farvi capire, no? È un esempio come un altro. 4 di spade, mondo. Fante di bastoni, e torre. Andiamo un po' a vedere le energie di questa persona. Allora, partiamo da questa regina di pentacoli. Regina di spade e 9 di bastoni.
Andiamo a vedere anche il 6. 8 di bastoni, 2 di spade. L'8 di bastoni ce l'avete 3 volte. Il 2 di spade, guardate, sono usciti insieme. Io ho come la sensazione che voi non vogliate far sapere qualche cosa in giro, non voglia... Non lo so, con questo 8 di bastoni al contrario qui è come se o non voleste parlare di alcuni temi o ci fossero temi delicati da affrontare e non sapete come affrontarli, mentre invece sento che questa persona non avrebbe problemi ad affrontare questi argomenti, anzi, io sento che questa persona vorrebbe parlare, credo che vi senta sulla difensiva e io qua un po' lo sento. ehm, Avete anche un 7 di bastoni qui. Io credo anche che questa persona possa avere un ex o una ex un po' insistente e voglia effettivamente ufficializzare qualcosa tra di voi. Mi viene da dire quasi per togliersi dei dubbi, sento come se avesse bisogno di mettere un'etichetta alla relazione questa persona. Ora, dipendendo dal tipo di relazione che avete, se fosse una conoscenza, potrebbe essere che l'altra persona ha bisogno di sapere che, non lo so, siete sulla stessa lunghezza d'onda, che volete le stesse cose, c'è bisogno di parlare. È un po' come dire che cosa siamo. Sento che la vostra persona di interesse avrà un po' quel tipo di esigenze in questo periodo. Andiamo a vedere l'8 di bastoni, perché anche qui c'è bisogno di parlare, di divertirsi, di creare quel legame di fiducia e di amicizia, mi verrebbe da dire, quel legame stabile. Allora, qui i casi sono due. Stavo guardando che altre carte avevate. O questa persona vi deve comunicare che c'è un'altra persona, perché c'è un 3 di coppe e l'archetipo del single, come se dicesse: guarda, per me le regole del gioco sono queste, ognuno per conto suo, perché c'è qualcun altro, ed è per quello che credo che voi ad un certo punto possiate pensare: no vabbè, ma allora basta, cosa serve? Io ho bisogno di cose concrete, è come il valutare che direzione ha la relazione, che potenziale ha la relazione. Andiamo a vedere il 4 di spade. Uff. Oh, diavolo, papa e 8 di pentacoli. Ah, però. Potrebbe essere una persona sposata che tradisce, ve lo dico. Il papa è l'archetipo del matrimonio, della convivenza, di qualche relazione ufficiale, mentre il diavolo della lussuria, delle cose clandestine o illecite. Potreste conoscervi sul lavoro. Se siete voi la persona ufficiale della vostra persona di interesse, attenzione perché potrebbe esserci una terza energia che si intrufola in questo periodo. Andiamo a vedere il mondo. Eremita. 7 di bastoni, di nuovo. È come se ognuno dei due ad un certo punto si mettesse sulla difensiva. Io sento che per voi la comunicazione non è chiara, non è limpida, non è cristallina. Questa persona secondo me vorrebbe parlare, vorrebbe dirvelo, vorrebbe definire a che punto siete con la relazione, ma io credo che abbia una certa paura delle ripercussioni, quindi probabilmente potrebbe semplicemente allontanarsi un pochettino in questo periodo, cioè come se, diciamo,
tra la prima e la seconda settimana potesse osservare dei momenti, dei giorni di silenzio o cose per lo stile. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Appeso, di nuovo una carta di fermo, di sospensione, una carta che secondo me dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. 2 di bastoni, anche qui c'è come da guardare al futuro con un entusiasmo diverso. Cioè io sento che questa persona inizierà come a valutare le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere la torre. Asso di denari, cavaliere di pentacoli e 4 di coppe. Allora, quello che credo io è che, fatemi vedere un attimo una cosa. In questa parte della lettura, quindi diciamo verso la metà di luglio, secondo me, questa persona comincerà, grazie a questa distanza che prenderà, come a vedere le cose da un altro punto di vista, con la carta dell'appeso, inizierà forse a pensare un pochettino di più al futuro, perché qui potrebbe esserci stato un momento di divertimento, può essere che voi siate l'energia nuova e l'altra persona sia come qualcuno che si intrufola, o il contrario, cioè voi essere l'energia già, che per molti a me sembra così, l'energia già esistente, diciamo, e è come se potesse esserci la possibilità di uno scivolone da parte di questa persona. Io credo che tirerà un po' i remi in barca, si isolerà con questo 4 di spade e l'eremita, proprio per capire che cosa vuole realizzare, qual è il suo obiettivo. E secondo me da qui in avanti con questa torre è come se si togliessero certe distrazioni dal cammino e magari non è un inizio ancora del tutto definito, però sento che questa persona molto lentamente va verso qualche cosa di stabile. E qui anche voi avete l'imperatore, quindi secondo me c'è una buona probabilità che ambedue andiate verso la costruzione di qualche cosa di stabile, ma è come se doveste credere che sia possibile tra di voi una cosa di questo genere. Che interessante. C'è un nuovo inizio comunque, ragazzi, qui abbiamo il mago. C'è un nuovo inizio con intenzione, qui voi avete il mago, qui c'è una rinascita. Probabilmente l'altra persona è un po' più, tra virgolette, indietro rispetto a voi a livello di evoluzione energetica, come se le vostre energie si sviluppassero prima delle sue. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Allora, l'immagine è questa e dice: la verità deve essere considerata tanto vitale per la vita quanto lo stesso respiro. Ci sono 3 cose che il Signore ama: una lingua che non dice falsità e una mente libera dall'odio e dall'invidia. Qui, ragazzi, con questi 3 8 di bastoni c'è un tema molto 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 importante di cui si dovrà parlare in questo periodo. Va bene. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete fare lo stesso percorso per conto vostro abbonandovi al canale. Nella sezione degli abbonati c'è tutto il tema delle credenze limitanti, in più abbiamo anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come sviluppare i sensi psichici, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Ci sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è sdoppiata, una si chiama 3A, 3B,
perché vanno viste parallelamente, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!